Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. In questo video continuiamo il discorso del video precedente, cioè del sensore pH per l'acqua della piscina, andando a fare una calibrazione su un pH noto. Quindi utilizziamo una soluzione da sciogliere in acqua per misurare il valore di tensione che rileva il sensore, conoscendo il valore di pH del liquido in cui inseriamo il sensore. Questo valore va a finire in una formula che insieme al valore del pH neutro 7, che è stata la taratura che abbiamo fatto nel video precedente cortocircuitando il connettore BNC del sensore, andiamo ad aggiornare lo sketch in modo tale da avere la formula del pH un pochino più precisa e poi andiamo a stampare il valore sul display LCD. Siamo pronti per fare la misurazione del secondo punto di taratura della formula del pH. Abbiamo il nostro dispositivo che abbiamo visto la volta scorsa, che mi permette di misurare appunto il pH rilevato dal sensore, che al momento ho collegato alla sua schedina. Dopo aver fatto la taratura del pH 7 a 2.5 volt, cortocircuitando il connettore BNC. Adesso andremo ad inserire questo sensore in questa acqua che sto aspettando che vada a 25 gradi, nella quale inserirò uno di questi campioni, probabilmente il 9.18 pH, come campione per fare la misurazione della tensione di questo pH che misura appunto il nostro strumento. Questa tensione poi andrà inserita nella formula nello sketch di Arduino per ottenere il valore pH rilevato. Adesso vado a mettere questa soluzione nel bicchiere, aspetto che si sciolga e poi passo alla misurazione. Al momento la temperatura dell'acqua è 25.6 gradi circa, quindi posso andare ad inserire la soluzione di pH 9. Ok, andiamo a inserire adesso la soluzione nel nostro bicchiere. Aspettiamo qualche minuto e poi facciamo la misurazione. Ok, andiamo a fare la misurazione, quindi togliamo il tappo al nostro sensore e lo andiamo a inserire. Il sensore è inserito nel bicchiere, andiamo a vedere il valore misurato che è circa 2,25. È corretto che sia sceso rispetto al 2,50 per valori di pH basici, cioè più alti. Adesso andiamo ad inserire nella formula e nello sketch questo valore e vediamo cosa succede. Allora, ho caricato lo sketch aggiornando la formula del calcolo del pH e ho aggiunto al display il valore pH calcolato. Adesso abbiamo sempre il sensore inserito nel bicchiere, vediamo il display che mi indica la tensione più o meno che avevamo prima e quindi il valore di pH che è simile a 9.18. Ovviamente non mi aspetto nessun tipo di precisione millimetrica come si dice, però direi che indicativamente ci siamo. Non è un sensore probabilmente molto preciso, però a me serve avere solo giusto un'indicazione che il valore del pH sia abbastanza stabile. Bene, per questo video possiamo fermarci qui. Abbiamo tarato il nostro sensore, diciamo in maniera approssimativa, anche perché non è un sensore molto preciso, ma dà un'indicazione del valore del pH dell'acqua. E poi il prossimo step sarà quello di inviare i dati rilevati tramite MQTT. Il prossimo step sarà quello di inviare i dati acquisiti verso il broker MQTT. Adesso devo ancora decidere se usare Arduino Uno come microcontrollore che acquisisce il dato e tramite seriale lo passa all'ISP8266 che tramite il wifi integrato lo invia al broker MQTT, oppure aspettare che mi arrivi il convertitore analogico digitale per andare a sostituire quello integrato nell'ISP8266 per utilizzare appunto solo l'ISP8266 in modo tale da non avere due schede collegate tra loro ma utilizzarne una sola. Per adesso, se siete arrivati fino qui, vi ringrazio e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!